sale, così comune, così poco costoso, che quasi dimentichiamo che nessun uomo, nessun animale può viverne senza. Il nostro organismo, infatti, in sua assenza, non riuscirebbe a trasportare sostanze nutritive ed ossigeno, a trasmettere impulsi nervosi, a muovere i muscoli, come per esempio il nostro cuore. Ma dove si produce e soprattutto come si produce oggi il sale? I più esperti penseranno alle immense ed accecanti distese di sale, ai cumuli più o meno alti, alla raccolta un tempo effettuata a mano e poi, successivamente, con il progredire delle tecnologie, con sistemi automatizzati, all'impacchettamento, ai vari sistemi di trasporto che si sono succeduti nel tempo. Pochi sanno però che questa operazione è solo la fase finale del lungo ciclo di produzione del sale. Esso infatti parte da molto lontano. Nella salina di Margherita di Savoia, dal momento dell'ingresso dell'acqua di mare al momento in cui il sale è pronto per la raccolta, passano ben 4 o 5 anni. L'acqua pura, prelevata ai piedi del Gargano, compie 200 km prima di depositare i purissimi cristalli. 200 km di percorso lento e spettacolare, che attraversa una laguna piatta e dai colori intensi, con argini rivestiti di salicornia ed altre innumerevoli piante grasse. È una riserva naturale, la zona umida più estesa dell'Italia centro-meridionale, densamente popolata non di persone, ma di anguille, cefali, orate, spigole. Di uccelli acquatici poi se ne stimano dai 20 ai 50.000 solo di svernanti, e sono più di 100 le specie presenti tra sedentari, migratori, nidificanti e quelli che vengono qui a passare l'inverno. Sono animali diversi e legati tutti ai vari ambienti della salina, che costituisce per loro una sorta di grande supermercato. Stiamo parlando degli eleganti fenicotteri rosa, del volo acrobatico dei Cavalieri d'Italia, dei solitari aironi, delle simpatiche avocette, degli instancabili gabbiani, delle coloratissime volpoche e via via tutti gli altri. Ma chi permette il mantenimento di questo Eden? Chi sin dalla notte dei tempi segue il lento e spettacolare percorso che l'acqua di mare compie fin quando non ha partorito i migliori dei cristalli di sale? Sono i salinieri, i coltivatori del sale, mestiere dalle radici antiche. Sono loro che ancora oggi, nel terzo millennio, dall'alba al tramonto in tutte le stagioni dell'anno, accompagnano con semplici gesti, giorno dopo giorno, ora dopo ora, l'acqua di mare, che dopo un lento e meraviglioso cammino diventerà madre. Il saliniere provvede, attraverso l'idrovora Aloisa, ad introdurre nella salina di Margherita di Savoia circa 33 milioni di metri cubi di acqua di mare l'anno. L'acqua di mare viene incanalata poi verso la zona evaporante, costituita da una serie concatenata di vasche, attraverso cui l'acqua passa seguendo il processo di addensamento e di riduzione del volume, con corrispettivo aumento della densità salina e l'evaporazione appunto. A seguito di questo passaggio, l'acqua raggiunge la zona salante, luogo in cui l'azzurro del cielo cede il posto al rosso del sole. È qui che avviene la precipitazione del sale. Basta ora far defluire l'acqua rimasta in superficie ed emerge un'immensa distesa di cristalli splendenti che riflettono il profumo e il colore della natura in cui sono stati partoriti.
ora pronto per la raccolta. I cristalli vengono lavati con la stessa acqua satura, poi asciugati con aria calda e con un semplice e antico gesto setacciati per ricavarne il giusto alimento per la nostra tavola. Sale grosso, medio o fino che sia, ciascun cristallo contiene in sé il perfetto equilibrio tra cloruro di sodio, oligoelementi e minerali, tanto utili per la nostra alimentazione. L'uso delle nuove tecnologie, che pure si sono sviluppate nella salina di Margherita di Savoia, raccolta pluriennale, utilizzo di nastri trasportatori, controlli accurati attraverso il laboratorio chimico interno, impianti di confezionamento tecnologicamente avanzati, rapida ed efficiente rete di distribuzione, servono esclusivamente ad alleviare le fatiche fisiche dei lavoratori e a dare conferma che la bontà e la genuinità del suo prodotto deriva esclusivamente dalla natura incontaminata e dall'esperienza millenaria dei suoi salinieri. Infatti, sempre lui al tramonto, tornando a casa, racconterà a tutti la sua giornata, le sue emozioni, i suoi incontri con la natura, i suoi antichi gesti, il profumo e il colore del sale che lo accompagna lungo il suo cammino. Questo perché il suo istinto gli impone che nulla vada perduto, che quando lui non ci sarà più, quell'amore per la sua laguna, per i suoi cristalli preziosi, resti vivo nelle generazioni future e quel miracolo della natura si ripeta per sempre.